ma è arrivata nei nostri studi la nostra professoressa di italiano, la professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti, come state? Ma benissimo, siamo due fiorellini riposati. Ho fatto un weekend da urlo, lei? Io non da No. urlo. Ha fatto quel che ha potuto. Sì. Da urletto? Sì, da urletto. 6 al 7. Sì, 7 più. 7 più, 7 più. Renato. 7 più, 7 più. Bene. Sì, esatto. Di che si parla oggi? Di che si parla oggi? L'ispirazione di oggi mi arriva da un'attività che stiamo svolgendo a scuola in questo periodo, Sì. perché per i ragazzi in difficoltà è stato attivato Tipo il Ferraris. Esatto. Io sono è sempre stato in difficoltà. un progetto di mentoring. Poi, che cos'è il mentoring? Appunto. Allora, Deriva dal mentoring- latino. No, ecco. Allora, No, c'entra con il peggio mento? ancora. Il mento? Non c'entra No, il con nostro mento, no. E c'entra addirittura con il greco antico, c'entra addirittura con l'Odissea. Poi, Perché la parola mentoring, Ok. la dico In come inglese? sarebbe detta in inglese, in realtà deriva, come spesso succede, l'abbiamo già spiegato altre volte, ci arriva attraverso l'inglese, ma è o latina o greca di origine. Quindi gli inglesi, quando vogliono fare quelli cool, quelli fighi, usano parole nostre e noi le prendiamo come se fossero loro. Detto questo, mentore, con la M maiuscola, è un personaggio dell'Odissea. ah sì. Ulisse, quando è costretto, un giorno se volete vi racconto bene come è stato costretto a partire per la guerra di Troia, lascia il figlioletto piccolino nelle mani di Mentore. E questo ragazzo lo deve educare. Lo E cresce. Mentore rientra più volte nell'Odissea, perché aiuta anche Telemaco quando Telemaco va da grande a chiedere a Nestore e a Menelao notizie del padre, e aiuta anche Ulisse quando c'è da combattere contro i proci. Quindi la parola mentore, tra l'altro Atena spesso si spaccia per mentore, ma questo tra parentesi, la parola mentore maiuscola è diventata sinonimo di una guida affidabile, di un maestro che però non ha la spocchia, passatemi il termine, del maestro. Quindi ma della guida, fondamentalmente di quello che aiuta. mentore è passato da nome di personaggio, nome proprio di persona a termine, diciamo, posso dire comune Esatto. per Questa è una figura identificare. retorica, si Quindi chiama io posso- antonomasia. Vedi? Come quando si dice sei un narciso per dire sei uno pieno di sé, Ok. pieno di te, sei una Venere, oppure è un Ercole. Ok. Cioè usiamo una parola, un nome proprio che viene utilizzato come invece attributo di una persona per definire una persona. Io infatti posso il dire di mentore- essere stato sempre il mentore di Marco lo Esatto. riconosce. Certo, esatto. certo. Quindi in pratica mentoring non è inglese. Stessa cosa, ma allora mi è venuta in mente un'altra parola. Quindi per la mentoring formazione. vorrebbe dire accompagnare- Consigliare, guidare, Esatto. guidare passo passo. Ok. Questo è il mentoring. Beh, ok. altro termine Altro che termine è che ci comunabile al mentore. È il tutor. Il Io tutor. adesso dico tutor in latino. Ho sentito come un tempo un ministro che diceva coronavirus per dire virus che è latino. Il coronavirus. Era Di Maio, era Sì. Di Maio. Ecco, io adesso sento Me lo tantissimi ricordo. parlare di tutor e tutorship e tutorial, quando in realtà la parola è latina, viene da tueri, che era un verbo che significa difendere, proteggere. Quindi è Quindi un tutore, protettore. non tutor. Tutor È un protettore. tutoris è un protettore, colui che ti aiuta. È anche vero che questa parola è stata presa in inglese, ovviamente nell'inglese elevato, ed è entrata nella formazione, nell'istruzione. Quindi in qualche maniera a noi è tornata, non con il significato nostro di tutore, che di solito è il tutore legale. Noi usiamo anche il tutore per, per di il aiutare, ginocchio. per Sì, il sì, ginocchio, le eccetera. Cioè articolazioni. qualcosa che ti difende il ginocchio, che ti aiuta a camminare. Detto questo, gli inglesi l'hanno preso e lo stanno utilizzando in formazione dall'Ottocento. Noi dagli anni 50 l'abbiamo preso da loro e quindi ci riempiamo la bocca di questo tutor e Che in realtà è tutorship, nostro. che in realtà è nostro, e noi abbiamo anche dei termini nostri. Per esempio tutor, tutore, al femminile tutrice. Tutorship è il tutoraggio. C'è la parola italiana, esiste, e poi per il tutorial, di nuovo come un po' per il mentore, Sì. la guida passo passo, quindi un vademecum, altro latino. Vademecum è molto Vademecum, più bello, non che si usa meraviglia. più, è È vero bellissimo, questo? vademecum, vieni con me. Ecco, Vai io con me. l'ultimo vademecum che ho è un vademecum di disegno tecnico. Disegno tecnico, Ah, me lo ricordo molto bene. Me lo ricordo. Ah, sì? Avrei Passo ancora passo, sì, si un faceva passo tutto passo, quanto. avrei veramente tante cose, ma no, avrei tante no, cose da niente, chiedere, ma è andata. niente. Arrivederci prof, Arrivederci alla alla prossima prossima. settimana. Alla prossima.